La categoria GT3 si impreziosisce di un altro bellissimo modello slot car. Stiamo parlando della Continental GT3 prodotta dalla Sideways. La macchina che vedete già sul tavolo di Slot Car Tech è di un bellissimo colore verde brillante, ma molti sono i dettagli che la rendono una vettura veramente molto accattivante anche per chi la desidera al solo scopo collezionistico. Insomma, Sideways non ci delude, lo avevamo già visto con le numerose Gruppo 5 e adesso ritroviamo la qualità costruttiva anche sulle bellissime GT3. Ciao ragazzi, io sono Massimo e come sempre vi do il benvenuto sul canale Slot Car Tech. In questo nuovissimo video andremo a fare l'unboxing di questa bellissima Bentley Continental GT3 Sideways e se vi piacciono video di questo tipo e soprattutto siete appassionati di tutto quello che riguarda il mondo delle slot car, beh ragazzi, siete esattamente nel posto giusto. Quindi mettetevi comodi, visione dall'alto e iniziamo subito con andare a scoprire come è fatta all'interno ma anche all'esterno questa splendida nuova vettura slot car. Iniziamo subito con l'analisi della confezione. Una teca decisamente molto classica, nessun involucro esterno di cartone, ma solo ed esclusivamente un guscio trasparente che ci fa già vedere tutta la vettura nel suo splendore, perché ragazzi questa è davvero una macchina veramente molto bella. Poi la vedremo nel dettaglio andandola ad aprire. Già dalla confezione andiamo a notare che c'è un involucro in policarbonato trasparente al di sotto della confezione della teca già trasparente che va a proteggere tutta la vettura. L'alettone è smontato dalla macchina in modo da essere più protetto e anche perché posso già anche capire che la dimensione e la lunghezza della teca non sarebbe riuscita a contenere completamente la vettura. Sullo sfondo della nostra confezione la scritta Sideways, il marchio che produce la slot car in questione, e invece sulla base della nostra vettura abbiamo la scritta della macchina, quindi Continental GT3, poi abbiamo anche il nome del team M Sport, la data e anche la gara di riferimento, la 12 ore di Bathurst, chiaramente una macchina vittoriosa, e poi come al solito i nomi dei piloti. Nella parte posteriore della confezione abbiamo come sempre le varie indicazioni, ancora un'etichetta che ci dice la vettura di riferimento e poi girando la macchina sottosopra un sacchettino con un foglietto illustrativo, poi andremo ad aprirlo e vedere che cosa contiene, i classici sali per evitare l'umidità all'interno della vettura, dei grani, una chiave a brugola sempre decisamente molto utile per non dire indispensabile quando dobbiamo applicare qualche regolazione, e poi un altro sacchettino più piccolino. Notiamo già subito che ci sono gli stemmini della Bentley, li andiamo a riappiccicare sul fondo della confezione e ci preoccupiamo prima di andare ad aprire la nostra macchina di aprire invece questo sacchettino. Sfiliamo il suo contenuto, abbiamo un libricino dove in pratica c'è il manuale della vettura, in questo caso è in inglese ma ci sono anche tutte le altre lingue, c'è il francese, il tedesco, l'olandese, ci sarà sicuramente anche l'italiano, eccolo qui abbiamo ancora lo spagnolo e il portoghese, insomma un manuale di riferimento che ci fa vedere anche come andare a generare l'assetto di questa vettura. Qui in basso vedete infatti ci fa vedere come andare a posizionare i grani sulla sale anteriore e anche come regolarli, come andare a posizionare in modo corretto il grano sul cerchio anteriore e posteriore, e poi anche come andare a sostituire fili motore e spazzole che portano correnti direttamente alla vettura. Insomma ragazzi, per i più allenati avete già capito che questo fogliettino, seppur marchiato Sideways, ha una mano pesante di slot it. Andiamo così ad aprire la confezione e andiamo a vedere la macchina, diciamo così, dal vivo. Togliamo la teca trasparente, togliamo anche la protezione in policarbonato trasparente, vedete contiene l'alettone che è staccato, togliamo anche questa protezione molto utile per il trasporto della vettura e abbiamo così la macchina fissata sulla basetta. E permettetemi, prima di prenderla in mano, di andare a posizionare anche l'alettone posteriore, così possiamo avere una vettura completa decisamente molto più bella. Ragazzi, guardate
guardate il verde spettacolare di questa vettura. Io vi assicuro che dal vivo è decisamente più bella di quella che si può vedere attraverso la telecamera, perché si tratta di un verde metallizzato in scala, il che significa che il pigmento del metallizzato è decisamente piccolo. E poi avvicino anche un po' alla telecamera per farvi apprezzare tutti i dettagli. Abbiamo un grigio che va a fare pandan con tutto il carbonio della lettone posteriore con la scritta Bentley in bianco. Ma il carbonio non finisce qui, perché abbiamo anche strisce in carbonio qui sulle minigonne della vettura, e poi tutto il muso della macchina è contornato di carbonio, così come le prese d'aria che troviamo sul cofano. Insomma ragazzi, una macchina veramente eccezionale. Anche l'estrattore posteriore, anch'esso fatto tutto in fibra di carbonio, insomma dona alla macchina un aspetto aggressivo decisamente importante, bellissimo. Il pilota questa volta è posizionato sulla destra perché la guida è inglese. Come sempre il pilota decisamente molto ben realizzato, con tutti i loghi sia sulla tuta che sul casco. Insomma una macchina che va apprezzata in modo particolare. Un altro aspetto decisamente incredibile di questa vettura sono i cerchi. A parte i cerchioni veri e propri, quindi neri con il dado rosso, i copertoni con la scritta Pirelli P0 veramente ben realizzati. Vale la pena guardare oltre il cerchio, quindi all'interno del mozzo, perché il mozzo è di color oro, nero e argento. Insomma una vera opera d'arte. E poi lo dicevamo prima, il muso della vettura è un muso decisamente molto aggressivo. Mi piacciono decisamente tanto questi due fanali, uno grande, uno piccolo, un po' tra il rotondo e l'ovalizzato. Molto bella la griglia anteriore con il numero 7 che ritroviamo anche sulle portiere. Insomma di questa macchina proprio non c'è niente che non mi piaccia. Mi piace anche tantissimo il posteriore, fanali ben raccordate, tutto quello che è la scocca. Sto cercando di girare a destra e a sinistra questa macchina per cercare di trovare un punto debole, un difetto, ma davvero ragazzi non ci sono difetti, non trovo assolutamente nessun tipo di problema. Anche gli specchietti in questo caso sono con adesivo riflettenti. Insomma, lo dico ancora una volta, una vera opera d'arte. Direi quindi che è possibile rimuoverlo in questo momento dalla sua basetta per poter anche andare a apprezzare il telaio. Per farlo occorre girare la basetta stessa sottosopra e poi andare a svitare questo fermo che ci permette così di andare a dividere la macchina dalla basetta stessa, e possiamo ammirare il telaio in tutta la sua bellezza. Un telaio marchiato Sideways, un telaio che reca anche il nome della macchina, in questo caso GT3, e ci fa già apprezzare il fatto di avere un banchino separato dal telaio, un telaio abbastanza piatto. Vediamo che ci sono soltanto degli incavi e delle prospicenze nella parte posteriore che vanno a ricreare quello che è l'estrattore della vettura. Un pick up a lama leggermente avanzata, anche decisamente un po' piccolino, però comunque tutto molto ben raccordato. Intravediamo già anche una meccanica di qualità, perché posso andare a vedere già una corona in alluminio. Insomma ragazzi, su questa macchina ci sono soluzioni tecniche che sono sicuro possono piacere tantissimo agli amanti delle competizioni, per cui direi è arrivato il momento di andare a dividere la carrozzeria dal telaio, ammirare anche la macchina al suo interno. Per farlo basta svitare due viti, ne abbiamo una nella parte posteriore e una nella parte anteriore. Lo facciamo e andiamo così a vedere anche l'interno di questa bellissima Bentley Continental nella sua categoria GT3. Ed eccoci con la macchina smontata. Partiamo con il vedere le viti. Sono viti a passo metrico, sono viti imperdibili, quindi hanno già una parte dello stelo privo della filettatura. Sono le classiche viti che troviamo anche sulla slot it a testa conica, e quindi danno già la possibilità di essere leggermente svitate per dare un minimo di basculamento alla vettura. Insomma una soluzione che apprezzo sempre tantissimo per riuscire a prendere la macchina, metterla in pista, fare qualche giro di prova e capire già da subito lo spirito, il temperamento di ogni slot car. Spostiamo provvisoriamente il telaio, non ci serve, dedichiamoci alla carrozzeria. Ragazzi, tolgo l'alettone visto che non l'ho ancora fissato in modo permanente, così evito di
perderlo, di rovinarlo, dedichiamoci alla carrozzeria. L'abbiamo già vista nella sua parte esterna, giriamola al contrario, guardiamola anche internamente. Non troviamo nulla di superfluo, ovvero un abitacolo decisamente molto scarno, bello se lo andiamo a guardare attraverso i vetri, i finestrini laterali della vettura, ma non ha assolutamente niente di più di quello che serve, per cui il peso è comunque molto limitato. Abbiamo la parte anteriore con questo vistoso pezzo di plastica nera, è un pezzo che è stato messo in un secondo momento rispetto al telaio, così come anche questo che troviamo nella parte anteriore va a chiudere le due prese d'aria che troviamo sul cofano, mentre quest'altro va a finire a raccordare il paraurti anteriore della vettura. Altri due pezzi in aggiunta sono questi laterali che vanno a creare i due estrattori d'aria nella parte laterale della vettura. Però vi devo già dire che a lettone o non a lettone questa carrozzeria mi sembra decisamente molto leggera, e mi sembra anche una carrozzeria, come vedete, abbastanza flessibile, quindi una carrozzeria che sicuramente si può adattare bene se la macchina è preparata con un telaio che in qualche modo spinge. Ci sono due colonnette di aggancio tra carrozzeria e telaio abbastanza vistose, abbastanza alte, però come vedete hanno addirittura 4 punti di rinforzo. Quella anteriore ne ha 4, uno per ogni lato, quella posteriore ne ha 3, ne ha uno posteriore e 2 laterali, manca quello in avanti, ma solo perché finirebbe sull'abitacolo, quindi non avremo poi la possibilità di andarlo a rimuovere. Se andiamo ad aggiungere il nostro lettone, come credo lo farete più o meno tutti, nella parte interna dell'abitacolo sarà poi nostra cura andare con il classico saldatore a stagno a punta calda a sciogliere la plastica affinché il lettone rimanga così permanente, ben fissato sul retro della vettura stessa. Insomma, una carrozzeria a cui non va aggiunto praticamente nulla. Vedremo poi sulla bilancia quale sarà il peso effettivo, ma vi dico che potrebbe essere una carrozzeria decisamente leggera, anche calcolando un po' la dimensione della vettura stessa. E veniamo ora al telaio, ovvero alla meccanica di questa vettura. Il telaio, come vedete, è un telaio decisamente molto largo, è un telaio pressoché piatto, abbiamo solo la parte posteriore dove si è stato ricavato questo deflettore. Per il resto non presenta nessun punto critico, anzi, se andiamo a notare, ci sono degli intagli, ci ricorda molto il telaio della Scale Auto, che permette al telaio di flettersi parecchio. Infatti è un telaio decisamente molto morbido, e anche decisamente molto morbida la plastica. Infatti, se notate, il telaio stesso anche nella sua parte anteriore si flette decisamente molto bene. Nella parte posteriore invece, oltre ad avere questo disegno per andare a ricreare il deflettore, ha anche un piccolo disegno per andare a ricreare un po' quello che è il motore della vettura stessa, quindi nulla è stato lasciato al caso. Mi piace molto perché ci sono le decal sia nella parte posteriore che nella parte anteriore che ci ricordano il carbonio, e quindi una volta posizionata la carrozzeria sopra ci creano proprio quel classico e fantastico labbro delle vetture originali. Un'altra particolarità di questo telaio sono questi punti che si vedono molto meglio se giriamo il telaio appunto sottosopra. Ne troviamo 2 nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore. Servono per andare ad infilare un grano al suo interno e ci permettono di andare ad alzare la carrozzeria. In poche parole, quando la carrozzeria va ad appoggiarsi, se abbiamo la necessità di spostare leggermente più in alto l'assale anteriore o montare delle gomme un po' più grandi sull'assale posteriore, possiamo evitare che la carrozzeria vada a raschiare in caso di basculamento evidente sulle gomme, sui copertoni stessi. In che modo? Spostando verso l'alto tutta la carrozzeria. È un procedimento molto utile nel caso in cui ci siano particolari vincoli legati ad un regolamento specifico. Come abbiamo già detto prima, abbiamo un telaio ma anche un banchino svincolato dal telaio stesso, un banchino che presenta tantissimi punti di ancoraggio. È un banchino che ha 2 punti di ancoraggio nella parte posteriore, 2 punti di ancoraggio nella parte laterale,
2 punti di ancoraggio nella parte anteriore, diciamo laterale, e ancora un punto nella parte anteriore avanzata. In questo caso il banchino è fissato al telaio mediante solo 3 punti. Abbiamo quello anteriore avanzato e i 2 laterali. In questo modo abbiamo quasi una sorta di sospensione, infatti vedete che nella parte posteriore già lui è libero e svincolato di muoversi, ma noi possiamo chiaramente decidere di utilizzare questo banchino o altri banchini, perché chiaramente la forma è sempre compatibile con i banchini in commercio, e quindi possiamo decidere la tipologia di assetto da adottare. La meccanica, lo dicevamo anche prima e si vede qua, è meccanica assolutamente di tipo professionale. Abbiamo corona completamente in alluminio, pignone in ottone, assali in acciaio rettificato, boccole scavate per una minor frizione e quindi per far girare molto più velocemente l'assale posteriore, e poi uno stopper alleggerito nella parte contrapposta rispetto alla corona. Insomma ragazzi, qui abbiamo veramente il top della meccanica. I cerchi posteriori poi sono cerchi Air in alluminio. Insomma abbiamo tutti componenti di altissima gamma e altissima qualità. Nella parte anteriore abbiamo sempre un assale in acciaio rettificato e i classici cerchi in materiale plastico. Ricordiamo, come sempre, servono per diminuire il peso complessivo della vettura. Il pick-up, come dicevamo prima, sembra addirittura piccolino su questo enorme telaio. In realtà è un pick-up ben dimensionato, un pick-up a lama avanzata, è un pick-up a vite che non ha nessun tipo di molla per farlo basculare, quindi classico pick-up da pista. Le spazzole sono ramate, non sono spazzole ricoperte di stagno o con altri sistemi, e abbiamo i 2 cavi che ci permettono di prendere corrente dalla pista, quindi dalle spazzole del pick-up, e portarla al motore, che sono direttamente infilati all'interno del pick-up e poi chiusi, fermati mediante una brugola. Qui sull'assale anteriore, come vedete, ci sono 2 forellini, li troviamo sia nella parte superiore, ma troviamo anche gli stessi forellini nella parte sottostante il telaio. Ci permettono di andare a inserire dei grani per andare a regolare il basculamento o comunque l'altezza dell'assale anteriore. Insomma, tutte regolazioni che ci permettono di rendere questa macchina super competitiva. Sul banchino è anche presente un magnete. Come sempre, se dobbiamo partecipare a qualche competizione, il magnete va tolto. Se lo utilizziamo per un uso casalingo, possiamo anche tenerlo come aiuto alla guida. Il mio consiglio è quello di imparare fin da subito senza magneti, in modo da prendere fin da subito molta più confidenza con la vettura. Non abbiamo ancora parlato del motore, lo facciamo adesso. Si tratta di un motore a cassa lunga marchiato Sideways, il nome è Baby, da 17.500 giri. È un motore sicuramente molto potente, è un motore che è stato fissato sul banchino mediante il bloccaggio qua lateralmente di una vite. Un motore posizionato angle winder, quindi una vettura che ha chiaramente uno spirito competitivo racing. Se poi devo dare una nota di merito a questa vettura, devo dire che la mescola delle gomme mi sembra una mescola decisamente molto appiccicosa, quindi una gomma decisamente morbida. Sono sicuro che anche in configurazione standard originale questa vettura saprà darmi delle buone soddisfazioni già anche dai primi giri. Insomma ragazzi, ve lo devo dire, non vedo l'ora di metterla in pista e vedere come va, perché sicuramente da quello che ho visto fino adesso credo non deluderà le mie aspettative. Ma prima di farlo occorre come sempre andare a prenderne i pesi e le misure. Allora lo facciamo partendo dalla carrozzeria, poi andremo a pesare anche il telaio ed infine rimonteremo la nostra vettura e andremo così a prenderne il peso complessivo, alettone compreso. Bilanci e supporto sono già pronti, sono già tarati a zero, manca solo il posizionamento della carrozzeria. La posiamo e come vedete effettivamente è decisamente molto leggera, 24,9 grammi. Alziamo, riabbassiamo la carrozzeria, 24,9 grammi. Togliamo la carrozzeria e andiamo a prendere il telaio della vettura. Lo posizioniamo sul supporto per un peso pari a 66,7 grammi. Alziamo, aspettiamo lo 0 e riabbassiamo e abbiamo nuovamente 66,7 grammi. Assembliamo il tutto e andiamo a prenderne il peso della vettura complessiva. Eccoci pronti con la nostra vettura, la posizioniamo sul supporto della bilancia, abbiamo 92 grammi tondi precisi. Alziamo la vettura, la riposizioniamo,
92 grammi, questa Bentley Continental Sideways nella categoria GT3. E quanto sarà lunga? Perché come potete vedere è una macchina decisamente importante nelle sue dimensioni. Anche questa volta, così come capita ormai per tutte le GT3, la dimensione del calibro non basta per un'unica misurazione, quindi partiremo dal lettone posteriore e ci fermiamo sulla bandiera inglese. Abbiamo una misura pari a 15 cm 150 mm. A questo punto andremo a prendere la misura anche dalla bandiera inglese fino alla fine del muso della vettura per ancora 1,1 cm, 11 mm, che sommati ai 15 cm o 150 mm precedenti vanno a formare una misura complessiva pari a 16,1 oppure 161 mm che dir si voglia di questa Bentley Continental Sideways. Lateralmente la nostra vettura misura 65 mm, ovvero 6,5 cm nella parte posteriore. La parte anteriore mi sembra leggermente più piccola e infatti è solo 6,4 cm, ovvero 64 mm. Posizioniamo come sempre la macchina su un fianco e andiamo anche a prendere la misura tra il centro della ruota anteriore e il centro della ruota posteriore. Il calibro segna una misura pari a 9 cm, ovvero 90 mm. Abbiamo praticamente rivoltato come un calzino questa Bentley Continental, non ci rimane che posizionarla sulla pista e andare a scoprire se tutto quello che abbiamo visto, se la meccanica così professionale rende tanto quanto la bellezza di questa vettura. Ebbene, il tempo di questa Bentley Continental Sideways nella categoria GT3 è stato pari a 48 secondi e 32 centesimi, un tempo sicuramente di tutto rispetto se confrontato con quello della BMW di carriera, che però aveva al suo interno ben due magneti al neodimio. Insomma, non c'è stato paragone. Quello che più di tutto mi è piaciuto di questa Bentley Continental è stata la sua maneggevolezza, una macchina che esprime fin dai primi giri tutto il suo potenziale, però si lascia guidare con estrema facilità. Il circuito Polycar sul quale provo le mie vetture non ha particolari rettilinei lunghi, anche perché su queste zone chiaramente il motore direbbe la sua, però l'ho costruito cercando di mettere in crisi le vetture. Infatti, a parte questi due piccoli rettifili da circa 3,20 m ciascuno, ha delle curve ampie, delle curve un po' più strette e anche un incrocio, insomma tutte le caratteristiche per cercare un po' il pelo nell'uovo in tutte le vetture. Ebbene, questa Bentley Continental di Sideways effettivamente mi ha stupito in tutte le situazioni: veloce quando è necessario, scattante laddove serve e molto maneggevole in tutte le curve, sia quelle veloci sia anche quelle decisamente più strette. Anche le gomme, devo dire, hanno fatto la loro parte. Quelle originali di serie sono già decisamente molto performanti e se le volete utilizzare sul circuito casalingo, beh ragazzi, avete una macchina pronta da togliere dalla scatola e mettere in pista. Come sempre, le uniche modifiche che faccio sono quelle di allentare leggermente le viti, tanto per dare un po' di basculamento tra carrozzeria e telaio, e poi chiaramente l'eliminazione del magnete, perché come sapete non si può utilizzare in gara. E poi, come dico sempre, vi consiglio di iniziare a guidare le vostre vetture senza magnete, perché solo in questo modo riuscirete a prendere un po' più di confidenza con la guida delle slot cars. Insomma, sicuramente una vettura molto interessante. Anche dal punto di vista meccanico devo dire che quasi quasi non ci faccio praticamente nulla, perché come avete potuto sentire è decisamente molto silenziosa.
meravigliosa, tutta la meccanica di precisione super performante chiaramente qui si fa sentire, e come. Non vedo l'ora infatti di portare questa macchina sulla pista dei Calabroni e poterla così sfruttare anche sui lunghi rettilini da quasi 10 metri che abbiamo sulla pista al club. Sicuramente una prova interessante, una macchina che sono sicuro mi possa dare delle soddisfazioni, e sono anche un po' curioso di metterla alla prova e al confronto con le altre vetture. Magari la preparerò un po' meglio anche per affrontare una categoria GT3 Open. E voi ragazzi, che cosa ne pensate di questa nuovissima vettura della Sideways? Beh, io me ne sono innamorato fin dal primo momento, anche solo per la colorazione spettacolare. Come sempre lascio a voi i commenti, potete inserire le vostre osservazioni, le vostre opinioni e anche chiedermi tutto ciò che volete. Mi raccomando, per tutti quelli che non lo avessero ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da non perdere tutti i prossimi contenuti. Noi ragazzi, come sempre, ci diamo appuntamento qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.